Ho lasciato la Basilicata nel 1959, ottobre del 21. Cosa ricorda di quel giorno? Cosa ricordo? Ricordo qualcosa che lasci dietro l'infanzia e poi che parti con, diciamo, con un sogno. Sai quei sogni da ragazzi che vedono i film in televisione, sai, l'America, questo e quell'altro. Ma poi questi sogni svaniscono perché quando arrivi là vedi che è desolazione completa. Quindi lei è partito carico di speranze, aveva dei sogni. Qual era il suo desiderio da realizzare a Toronto? Quando io stavo in Italia, io sono stato senza padre, solo con mia madre. Si soffriva, c'era la fame, ecco, fame. E io in un certo caso mi sono fatto le ossa qua. Ho lavorato prima come calzolaio e poi ho fatto il pittore, ho imparato a pittare, a fare il bianchino. Poi ho lavorato nella bottega che vendeva pittura. Poi ho avuto la fortuna di mettermi di aprire un'azienda calzaturificio che facevamo scarpe da donna Mm. per 4 anni. Poi abbiamo avuto crack, falliti. Ero io e un ebreo. Abbiamo fallito, io personalmente ho perso casa, ho perso tutto. Il banco mi ha messo in strada il 15 di giugno. Di che anno parliamo? Parliamo dell'anno del 70. Sono stato in una casetta con 7 persone, 2 piccole stanzette da letto. Ho dovuto chiedere prestito per il primo mese da pagare l'affitto a questa casetta da un amico e da là ho iniziato a lavorare. Ma non ho fatto sacrifici, bella mia, se no ho fatto notte e giorno, 24 anni. Ho lavorato 23 anni con la metropolitana di notte per andare di giorno a pittare, a fare l'imbianchino, uno e l'altro, 7 giorni alla settimana. E mi sono messo su, grazie a Dio. Adesso sono un materano verace in Canada, a Toronto. E io mi sono sentito sempre un materano verace. Non ho mai lasciato il mio dialetto materano, mai. In famiglia è stato un multilingua, materano, italiano e inglese. Beh, Vi dico il perché mia moglie, con tutto che grammaticalmente parla bene l'italiano, lei ha imparato l'inglese e parlava l'inglese, non parlava più l'italiano, parlava l'inglese. Io parlavo l'italiano e parlavo il materano anche ai figli, che lo capiscono tutti. quindi sono cresciuti con il Con i dialetto. usi e costumi italiani. Qual è il piatto tipico di Matera che proponevate spesso a casa? Beh, gli devo dire, facevamo cicorie e fave, Mm. pasta e rape, le lasagne, il pane fatto in casa, la cialda con le rape, la cialda con le arance, con tutti gli agrumi. Io mi sento materano al 101%. Con tutto ciò che sono 62 anni che sto qua, anzi, che dico qui, 64 anni che sono in Canada, mi sono sempre stato attaccato alla terra mia natia. Comunque anche i figli miei, specialmente la prima, è innamorata di Matera, il marito anche, e i figli non te lo dico,
È come se questa gente fossero nati loro a Matera, essendo più materani di me. C'è un altro modo di vivere in Italia, a Matera, da quello che si vive qua. In Italia è una vita più libera. Esci quando vuoi, vai dove vuoi, fai quello che vuoi, perché naturalmente c'è libertà assoluta, che vai in un paese o una nazione, una città e puoi fare quello che vuoi, ma è dentro di te che ti senti libero. Perché qua a me manca qualcosa, manca la mia aria natia. Anche se trovo un amico, non ti dà quella soddisfazione o dell'aria che respiri proprio quando stai a Matera. Qua è asciutto a Matera, è un'aria asciutta, la puoi respirare. Qua invece è uggiosa, anche se fa caldo, quando fa caldissimo è afoso all'eccesso. Quando fa freddo è gelido. Un'aria fina non la puoi mai respirare qua. Per uno che è nato in un posto simile come Matera e si sente materano, io non lo cambierei con nessun'altra parte del mondo. Io ringrazio questa nazione per quello che mi ha dato e per quello che io ho potuto fare, però sento sempre la mancanza di Matera. Senta, Matera è diventata anche capitale europea della cultura nel 2019, prima ancora patrimonio UNESCO nel 93. In questi anni ha subito tante trasformazioni che lei mi pare che le abbia potute anche vivere, se è tornato 14-15 Ma certo, volte. le ho vissute abbastanza bene perché sono stato ultimamente 2 mesi, da giugno alla metà di agosto. Tutte le volte che sono venuto a Matera ho trovato sempre qualcosa di nuovo, ma specialmente adesso per il fatto che Matera era dell'UNESCO ho visto un quantitativo di turisti internazionali di tutte le nazioni che è una cosa incredibile. Lei dove è nato? Nei Sassi o a Io sono nato, te lo dico al materano, a una stanzetta sopra la Ciuft. Laggiù. Sarebbe la strada che va dal Sasso Barisano al Sasso Caveoso. Da là poi mi sono spostato a Piccianello. Quando c'è stato lo spopolamento dei Sassi? Brava, sì. Ecco, che cosa ricorda di quel periodo? Siccome tutti dovevano scomparire da laggiù, tanto soli non ti sentivi perché dovevi acquisire altri amici, fare nuove amicizie nel rione di Piccianello. Lasciavi una parte e ne trovavi un'altra parte. Una cosa un po' più evoluta, sai, quando sali dal basso all'insù, no? Fai un passo più in alto. Senta, ma Toronto in questi anni, invece negli anni successivi, ha trovato qualche amico della città di Matera o della provincia? Li ho incontrati perché si è aperto un Lucania Club e così ci incontrai. Io facevo il barista là anche, ti intrattenevi a parlare il dialetto per non lasciarlo mai, perché questo è l'emblema del materano. Se uno vuol parlare il materano se lo deve tenere dentro, Sì. ben stretto. Senta, ma alla luce di tutta l'esperienza che lei ha fatto, Sì. la vita che ha vissuto, lei consiglierebbe a un ragazzo di Matera di lasciare tutto e di venire a Toronto o comunque di partire, di andare all'estero? Per l'italiano è come, ti devo essere sincera, è come messo da parte. L'italiano non ha più opportunità che hanno gli altri, perché in italiano qua, quando viene qua un ragazzo italiano, deve lavorare, vorrebbe lavorare, ha difficoltà, perché devi avere le carte in regola. Quanto gli altri emigranti che arrivano qua, trovano lavoro, trovano tutto. E nessuno dice niente. Invece l'italiano, nello stesso tempo, vogliono tutti i requisiti possibili. E nel 60 a Toronto, anche di sabato e domenica che stavi con gli amici, ecco, con qualche paesano a dialogare sul marciapiede, arrivavano i poliziotti
che erano scozzesi e inglesi, e ti dicevano move, muoviti, non puoi stare fermo sul marciapiede a confabulare, perché si credevano che noi parlavamo di qualche tresca, in un certo senso. Vi hanno mai etichettati come mafiosi perché italiani? Beh, un mafioso, siamo sempre stati mafiosi qua. Pregiudizio. Sempre, hai capito a me? Sempre. Ecco, qual è l'aspetto della sua maternità verace che la caratterizza? Perché Dai. mi piace parlare il materano in eccessivo proprio. Io adoro il materano. Io quando vengo a Matera, io parlo materano. Io quando parlo matarrais. È quello che ha insegnato ai suoi figli? Ho insegnato ai miei figli anche. L'ho insegnato, ma che sono un po' capatosto. Capiscono il materano, ma non lo vogliono parlare. È come se si mettessero a vergogna, poveri figli. Senta, lei adesso lascerebbe tutto e tornerebbe a vivere qui? Io avrei voluto venire a vivere in Italia chissà da quanto tempo, da quanti anni fa. Però ho avuto mia madre malata per tanti anni, me l'ho tenuta a casa, preparavo da cucinare perché non poteva camminare, non poteva, io ho dovuto tenerne cura di lei. Ci sono degli obblighi in famiglia che delle volte anche il tuo grande desiderio di poter venire o tornare al tuo paese come vuoi tu è impossibile. Però il desiderio c'è. Sempre. Il desiderio c'è sempre, ma qual è la prima cosa che lei fa quando arriva a Matera? C'è un rituale, va a visitare dei luoghi, c'è un percorso che lei segue quando arriva? Mi vado a fare un bel caffè con un cornetto a un par di pedi. Mi piace andare fuori la sera alle pizzerie, alla pizza numero 1, uno spettacolo. Mi piace andare al panzerotto. A me piace tutto quello che si fa a Matera e mi fa sentire un materano verace. Mi piace un mondo. E se io domani potessi tornare e starmene là, adesso ho una facoltà in più di poter rimanere perché mia figlia ha la casa laggiù. Ho comprato l'appartamento e io naturalmente posso andare quando e come voglio e quando voglio. Ma purtroppo certe volte gli obblighi familiari o personali non si può. Io lavoravo in un'azienda calzaturificio, si chiamava De Carlo Shoe Company, e il padrone era un ebreo, Mr. Schmeisser si chiamava. E quando io ho fallito, perché anteprima lavoravo per lui io, quando io ho fallito non avevo casa, non avevo niente, mi ha richiamato perché mia madre ancora lavorava là. Mi ha chiamato, diceva a mia madre, mamma, call Frank, chiami a Franco che gli voglio parlare, sarebbe a me. Sono andato là e mi disse a me, dice, senti qua, tu hai perso la fattoria, l'azienda, hai perso questo, quella, adesso vieni a lavorare con me, ti faccio fare caposquadra, ti faccio caposquadra. Ho fatto il caposquadra per 17 anni là. Nello stesso tempo che io abitavo in un quartiere losco, dove sono drogati, prostituzioni, e abitavo là con 4 questo erano case, non dico popolari, che ti dava il governo a chi ne aveva bisogno. Siccome io avevo 4 figli e me l'ha data, mi ha accodato questa casa e stavamo là. Cosa ha combinato? Che mi sono sentito male e lui è venuto a casa una sera quando stavo male e mi disse a me, son, mi chiamava figlio, tu da qua devi andare via, tu c'hai una bella famiglia, c'hai 4 bei figli e questo rione qua non è per te. Ma sono ritornato a lavorare la settimana dopo e mi disse a me, dice, Franco, figlio, vatti a comprare la casa.
E come faccio a comprarmi una casa? Papà, lo chiamavo padre io, perché lui mi chiamava Sani, io gli dicevo pa. Non tengono un back, non c'ho una lira, si prendono i soldi da sopra la paga per pagare la rendita là, e tu lo sai. San, vai a comprarti la casa. Mi assillava in un certo senso. Un sabato mattina, guardando il giornale, vidi su Woodbridge, sarebbe il ponte di legno, che costruivano case. Allora mia figlia, la grande, è venuta vicino a me e ha detto a me: papà, che devi comprare la casa? Dissi io: questa. Feci il dito su dove dovevano costruire. Ah, tutta contenta lei. Sono ritornato al lavoro giorni dopo e mi disse: son, did you ever realize that you're gonna buy the house? E dissi: ma vedo, io ho visto delle costruzioni là, ma io non tengono back, dicevo, I haven't got a cent. E come te lo devo dire? Don't worry, son, don't worry, don't worry. Vabbè, ho comprato la casa, ho fatto il contratto, mi sono fatto prestare $5.000 per, come si dice, la caparra, per darlo a questo costruttore. Ho comprato la casa e poi dissi io, dici, you bought the house? Sì, l'ho comprato, papà. Ma e come fai? Io tremavo, io non c'avevo un back, come si fa? Comunque siamo arrivati all'indice, sarebbe che tutto il tempo è passato, la casa è costruita e mi dovevo muovere dentro. Disse: pa, vedi che l'avvocato qua volacchiano $46.000. Chi me ne deve dare? Io non ne tengo. Hai comprato la casa? Sì. Ok. Tu, quando chiudi il contratto, vai a questa banca, là c'è mio cognato che ti aspetta con tua moglie. Sono andato là, firmo qua e firmo là, mi ha fatto l'assegno di $46.000. Sarebbe l'assegno, beh, dico bene. Vado all'avvocato, è bello pulito. Abbiamo fatto il contratto, ho comprato la casa, tutto debito. Avevo $75.000 di debito, $46.000 da dare al padrone e $5.000 da darlo a quell'altro. Il giorno, dopo aver fatto questo, che ci siamo mossi dentro, il padrone mi ha chiamato e mi disse a me: Franco, son, tu mi devi dare $100 al mese da sopra la paga per i soldi senza interesse. Ho aperto un account che i soldi tuoi andranno là e va bene. Passano 3 mesi. Io lavoravo notte e giorno, non solo che io lavoravo, facevo il caposquadro lì dentro, andavo a fare il barista di notte e andavo a lavorare di notte anche. E mi disse a me: disse, adesso stai bene là con i figli, vedi, avvisa? Va bene, dissi io, sto bene, grazie a te, sto bene, grazie a Dio. Però nello stesso tempo passano 2 mesi, 3 mesi e tutto ad un tratto mi dà l'assegno. Io prendevo $500 sporchi, sarebbe grosso, senza la settimana. Vedo là 500, vedo $800 la settimana, è impossibile. E io vado in ufficio, dico: guarda, dice, vai a parlare con papà Edi, papà, e lui mi dirà: papà, vedi che si è sbagliato la segretaria qua sono $300 in più la settimana. Adesso San, figlio mio, e quando devi finire di darmi i soldi tu a me? Così invece di 100 me ne dai 200 al mese. Ma io disse 200, rimangono $400, $800 in più al mese. E disse a me: come ti devi togliere l'altro debito? E così questo signore mi ha fatto questo miracolo di Dio che non avrei mai potuto immaginare di aver avuto una casa. Quando ha chiuso erano rimasti quasi $6.500, $7.000 da dargli indietro. Mi disse a me:
San, mi dispiace per te, perché i figli non ne volevano sapere dell'azienda, come è uguale a tutte le parti. Dissi, figlio mio, dissi, io ti devo dare tanto a te, perché tu a me mi hai dato tanto, 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 che noi andavamo in ferie e tu aziendavi l'azienda in un modo spettacolare. Questo te li regalo io, non voglio più niente da te. Allora io mi sono messo a piangere davanti a lui, mi faceva male il cuore, sai, tanta bontà divina che dicono gli altri, che gli ebrei, no, io ho sempre dato di più senza mai chiedere niente. Io ero il primo ad andare nell'azienda, a preparare i lavori, a fare questo, mai chiesto di niente di più. Invece questo signore qua, che ancora io prego per l'anima sua, sia pregato in eterno questo signore qua, mi ha fatto questa grazia di Dio. Che la casa dove vive adesso? Vivevo, ho venduto quella e ho comprato un'altra più, sai, l'evoluzione, perché era diventata un po' più piccola, quella là. 4 figli crescendo. Dio, e grazie a lui sono quello che sono oggigiorno, perché mi diceva una volta, sempre, son, te lo dico in inglese e poi te lo trasmetto in italiano, never bite the hand that feeds you, non mordere mai la mano di chi ti dà da mangiare. Io da quelle parole là ho sempre dato il meglio di me e mi è andato sempre bene.